Bentornati o ben arrivati nel mio canale YouTube. In questo video potremo vedere in che modo utilizzare il PLC logo della Siemens per la programmazione di un timer settimanale. Vedremo la descrizione della funzione, innanzitutto in che modo programmarla, quindi impostando i parametri e degli esempi di programmazione che ho scritto, impianto di irrigazione, ma comando di luci esterne, con comando ovviamente settimanale. Ma andiamo pure avanti con la prossima slide. La descrizione della funzione. Il timer settimanale è una funzione che non ha bisogno di nessun tipo di attivazione, cioè un segnale che dia l'inizio, uno start per così dire. È sufficiente parametrizzare, cioè considerare, stabilire i parametri di questa finestra delle proprietà del timer settimanale, selezionando il giorno della settimana, l'orario di attivazione, di accensione, l'orario di spegnimento. Raggiunta l'ora di attivazione, il timer settimanale imposta a 1, cioè porta a on l'uscita, a meno ovviamente che questa non sia già stata attivata. Il timer settimanale resetta l'uscita ad una determinata ora se questa qua ovviamente tempo di spegnimento è stato configurato. Qui vediamo che in questo momento sono inattivi, sono attivi. Possiamo scegliere i giorni della settimana e gli orari. Se un timer settimanale si imposta in un'ora di attivazione uguale a quello della disattivazione, insomma, un bel errore, le impostazioni naturalmente devono entrare in conflitto. In questo caso la gamma 3, se nel nostro esempio se abbiamo programmato la gamma 3, ha la priorità sulla gamma 2 e quest'ultima a sua volta sulla gamma 1. Lo stato del segnale del timer settimanale dipende da tutte e tre le gamme. Infine, per terminare la descrizione di questa funzione, il timer settimanale può essere utilizzato solo se il nostro dispositivo, cioè il nostro logo, dispone di un orologio interno. Per quanto riguarda il discorso camme, vengono chiamate camme per similitudine con i programmatori elettromeccanici, cioè o meccanici, temporizzatori meccanici, che regolano il tempo grazie all'azione di camme sul microinterruttore. Quindi per non perdere questa definizione le hanno chiamate camme. Per quanto riguarda il nostro timer settimanale del logo, ha la possibilità di programmare con 3 camme. Adesso vediamo in che modo. In questo esempio c'è un orario di attivazione e di disattivazione. È possibile impostare qualsiasi orario, compreso ovviamente tra lo 00 fino alle 23:59. La durata minima dell'attivazione è di 1 minuto. Qui vediamo il diagramma di temporizzazione se si vuole, ad esempio, l'uscita del timer settimanale si attivi in questo caso ogni giorno dalle ore 6:30 alle ore 8. E quindi la gamma 1, vedete, per tutti i giorni della settimana dalle 6:30 alle 8, tutti i giorni è la gamma 1. La gamma 2 vogliamo che sia la proprietà faccia partire il nostro temporizzatore solo di martedì, quindi solo di martedì la gamma 2 dalle 3:10 alle 4:15. Infine con la gamma 3 vogliamo utilizzarla solo per la temporizzazione del sabato e della domenica, quindi sabato abbiamo l'1 e la 3, la domenica l'1 e la 3 dalle 16:30 alle 23:13. Quindi questo è un semplicissimo esempio di attivazione e disattivazione delle 3 gamme. Vediamo adesso l'ultima. Questo è un esempio di attivazione di un minuto, fatto direttamente sul mio PC, sul mio logo. Vedete che questo è il blocchettino del temporizzatore settimanale e questa è la mia uscita ed è stata programmata dalle 20:48 e deve disattivarsi alle 20:49. Vediamo che allo stato attuale, 20:48, 20:49, il programma è in run, sono le 20:46 e non c'è nessun segnale, non c'è l'attivazione. Vediamo nella figura 2 che alle 20:48, quindi il timer settimanale, ha attivato
la mia uscita, eccola qua. E subito dopo alle 20:49 è ritornato di nuovo off. Ma passiamo adesso alla programmazione con l'uso del nostro software Logo Comfort versione, quella che ho io attualmente, la versione 8.3. Ecco il nostro ambiente di programmazione del PLC Logo, il logo soft. Andiamo a prendere quello che è necessario, andiamo sulle operazioni, i digitali, gli analogici, le rete, le funzioni di base, con le funzioni speciali, i nostri temporizzatori, per cui abbiamo il timer settimanale. Lo mettiamo nel nostro editor di diagrammi, vado ad allargare, a zoomare sulla finestra, così da vedere meglio. Vediamo che N0, N1, N2 e N3 sono le nostre tre camme. Clicco 2 volte per aprire la finestra del timer settimanale ed ecco qua che devo scegliere quale delle camme voglio utilizzare. Nel nostro caso, se facciamo un semplice esempio, voglio che tutti i giorni di tutta la settimana devo togliere questi qua perché altrimenti mi rimane inattivo e devo scrivere il tempo a che ora deve accendersi da 0 a 23, quindi sono le ore, ovviamente queste da 0 a 59 sono i minuti. Quindi se voglio che questa mia attività settimanale, che sia l'irrigazione, che sia una luce esterna, che sia qualsiasi cosa possa venirvi in mente, funzioni ad esempio dalle ore, adesso sparo, dalle ore 18:00 e si deve spegnere alle ore 22, ok, e quindi ho regolato la mia prima cam. In questo caso è il mio primo esempio, scrivo ok. Ovviamente, naturalmente mi servirà un'uscita, quindi torno sulle componenti digitali e vado a prendere uno stato di uscita che devo collegare al mio timer settimanale. Adesso se lo mando in simulazione, ovviamente non succede niente perché sono le 12:44 secondo il mio PC e dovremo aspettare questa sera alle ore 18. Non mi sembra sia il caso, ma fidatevi, funziona in questo modo. Se invece volessimo invece modificare il nostro programma, così come abbiamo visto all'inizio, voglio che tranne il sabato e la domenica funzioni tutto in questo modo, e per la camma 2 voglio ad esempio che tolgo anche il martedì che non mi piace e voglio che il martedì, solo il martedì, il funzionamento sia modificato non dalle 18, ma che il martedì funzioni dalle 19 fino alle 21. Ecco. E così mi sono regolato anche questa seconda camera. La terza possibilità di programmazione, abbiamo visto ad esempio il sabato e la domenica, tolgo i segni di spunta, voglio che invece dalle 19 alle 21 siano, facciamo così, tanto è un esempio banale, semplicemente dalle 20 alle 21. Quindi in questo modo mi sono creato un timer settimanale con 3 diverse situazioni, dove lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, questi sono i tempi di accensione. Solo il martedì cambia, ma il martedì cambia orario e il sabato e la domenica cambia. E qui vediamo le mie 3 camme. Questo è per quanto riguarda quindi il nostro timer settimanale. Possiamo vedere adesso, modificando il nostro programma, qualcosa di, questo qui metto tutti, qualcosa di semplicemente veloce e pratico, così come abbiamo visto nelle slide iniziali. Ok, oggi è martedì, quindi faccio solo il martedì, tolgo tutto perché lui va a guardare il mio orologio interno, se gli metto lunedì ovviamente non funziona. E siccome
E siccome il mio orologio mi segnala le 12:49, gli dico che voglio far partire dalle 12:50 e il tempo di spegnimento mettiamo 12:51. Ok, lo mando in simulazione. Ecco, mi segnala che sono le 12:49 e 30. Abbiamo pazienza, vediamo se realmente alle 12:50 il timer mi manderà il segnale di uscita per accendere per mandare il mio risultato in on. Ecco, siamo allo shuttle. Alle 12:50 ci sarà il lancio con spumante. Eccolo qua. Vedete che funziona così come avevamo programmato e alle 12:51 esattamente fra 60 secondi si deve spegnere. Adesso blocco un attimo il video e poi lo facciamo ripartire. Ho messo in pausa un attimo il video ed ecco, ho ripreso che adesso sono i 57, quando arriverà a 51 si spegnerà. Eccolo qua. Così abbiamo verificato il funzionamento del nostro timer settimanale. Ma se volessimo avere l'opzione timer settimanale o anche un comando manuale con accensione di quello che vogliamo noi settimanalmente, che sia al di fuori del mio orologio, è possibile farlo. Ovviamente vediamo come apportare le modifiche a questo programma. Bene, per realizzare, porto un attimo, diminuisco lo zoom e vado a prendere il necessario. Nel caso del comando manuale non vado a prendere un timer settimanale perché abbiamo detto all'inizio che non ha bisogno di nessun comando di start iniziale, ma si regola con l'orologio, quindi non posso usare il timer settimanale, ma vado ad usare quello che viene chiamato interruttore comodo. Lo metto qua. Interruttore comodo, c'è una spiegazione sul mio video precedente, quello che riguarda tutti quanti gli aspetti della temporizzazione. Mi serve ovviamente un pulsante, un ingresso. Vado a mettere un ingresso sul mio segnale di trig di salita, facciamo così. Vado a regolare, vi dico che in simulazione non è un interruttore, ma posso mettere un contatto normalmente aperto. Per quanto riguarda il mio interruttore, devo cominciare ad impostare il mio timer. Devo scegliere se il ritardo il ritardo alla desensazione deve essere in secondi, in ore, in minuti. Se voglio, ad esempio, adesso nel nostro esempio lo facciamo in secondi perché non stiamo qua, ma se voglio che la mia automazione duri 2 ore e tot minuti, devo scegliere il parametro giusto. Ma siccome adesso facciamo in secondi, ok, voglio che rimanga acceso per 10 secondi, facciamo finta che siano 10 minuti o 10 ore. E si deve spegnere dopo 10 secondi. Ovviamente per quanto deve durare, mettiamo ovviamente lo stesso parametro, 10, ok? Questo interruttore di comodo una volta che è attivato con il segnale d'ingresso, diventa in autoritenuta automatico, quindi basta un segnale monostabile. Andiamo in simulazione per vedere. Ecco, vedete, sono passato, è attivo. Dopo 10 secondi si spegne. Adesso dobbiamo immaginare che non siano 10 secondi, ma siano il tempo che noi abbiamo impostato per il nostro funzionamento, qualsiasi esso sia temporizzato, e adesso dobbiamo avere l'opzione dopo la simulazione, tra il nostro manuale e il nostro automatico dall'orologio settimanale. Quindi vado a prendere un'operazione logica OR, metto la mia operazione logica, o dal comando manuale prendo questi qua che
questo qui lo togliamo un attimo, vado a cancellare la linea perché adesso il proviene o dal manuale, facciamo anche così dai, oppure dal mio automatico. Ovviamente in questo caso non posso simulare perché per quanto riguarda il manuale abbiamo già visto che era 10 secondi, non possiamo farlo 10 secondi, questo che non era questo che avevo calcolato il tempo dalle 12:49 alle 12:50, quindi lo mando in simulazione ed ecco che nel caso che volessimo bypassare il nostro automatico, in questo caso andiamo a completare la nostra operazione in questo modo. Non rimane che l'ultimo esempio. Nel caso di irrigazione, ho capito, possiamo dire, ma anche se non fosse un'irrigazione, ma fosse qualsiasi altro tipo di comando, e l'orologio funziona, ok, ma se c'è una certa condizione potrebbe anche non funzionare. Nel caso dell'irrigazione potrebbe essere, ad esempio, ma se sta piovendo c'è bisogno che io vada ad irrigare? Naturalmente no. Quindi come possiamo completare questa programmazione con la terza opzione? Andiamo a vedere come fare. Per l'ultima opzione andiamo a prendere un nuovo ingresso, lo metto qui, questo qui lo tolgo e vado a chiamarlo simulazione, vedo che sia un contatto normalmente, lascio così, contatto normalmente aperto, e come commento parametro, nome dell'ingresso, simulazione, quello qua, commento, vado a scrivere che questo è il mio sensore della pioggia, ok? Sensore della pioggia, vado a collegarlo con un operatore logico NOT, vado un attimo a fare questa operazione, 1 e 2, questo lo spostiamo in qua, questo lo spostiamo in qua, tolgo un attimo questo qua, facciamo così, un po' di sano spazio, e vado a prendere un'operazione logica AND. Sulla mia operazione logica AND, eccolo qua, ci deve essere la combinazione del timer settimanale, ma nello stesso tempo non ci deve essere il segnale del sensore di pioggia, e allora il mio impianto andrà a funzionare. Se sente la pioggia mancherà l'AND. Ovviamente tutto questo deve essere collegato sul mio elemento OR. Quindi in questo caso abbiamo completato comando manuale, comando automatico settimanale, semplice solo nel caso che ci sia questa condizione, non ci sia questa condizione, che il sensore di pioggia non senta il suo segnale. Ecco, abbiamo visto questo semplice esempio di programmazione di un timer settimanale applicato al sensore di pioggia, ma se è possibile applicato all'irrigazione, ma può essere applicato a qualsiasi cosa di cui nella programmazione in cui abbiamo bisogno di un programma settimanale. Poi per quanto riguarda la fantasia e l'utilizzazione sono moltissimi. Vi ringrazio per la visione di questo video, spero sempre che sia di vostro gradimento e vi invito ad iscrivervi al mio canale, così da sostenere il mio canale nella divulgazione di queste informazioni. Se vi è piaciuto mettete anche un like e arrivederci al prossimo video.